Una bella giornata invernale, una delle ultime della stagione. Siamo ormai in fase conclusiva, però pochi giorni fa è arrivato in armeria il sovrapposto Fausti Silveri, un fucile che ci apprestiamo, come vi avevamo promesso, a provare sul campo. Abbiamo approfittato di questa giornata per tornare qui sulle montagne in valle di Fiordimonte. C'è ancora della neve residua dei giorni precedenti che ormai si sta sciogliendo del tutto. I cani sono già al lavoro, stanno cercando più in alto, sono qui sul versante davanti a noi, quindi ci apprestiamo a seguirli per poi commentare direttamente qui sul campo tutto quello che succederà con questo fucile che arriva proprio per la caccia nel bosco, sicuramente perché è un'arma leggera, compatta, ma più in generale per la caccia appunto con i cani da ferma. Un modello, il Silveri, che si presenta con questo aspetto elegante ma tutto sommato sobrio, perché sicuramente nel rapporto qualità-prezzo va incontro a quelle che sono le esigenze concrete di tanti cacciatori, quindi anche alle aspettative di tanti cacciatori che vorrebbero un fucile più accessibile sicuramente nel prezzo, senza rinunciare all'eleganza e alla qualità. È un calibro 12 in questo caso, ma è disponibile in tutti i calibri. Ma ne parleremo poi strada facendo, perché adesso ci mettiamo in cammino e seguiamo i cani. Porta! Bravo! Azione positiva. I cani mi hanno dato tutto il tempo di piazzarmi sulla ferma, quindi di effettuare un tiro pienamente a tiro utile nel raggio di neanche 20 metri con questa cartuccia, una MB Super gigante, piombo 7 e borra in feltro. Una cartuccia con una carica standard per il calibro 12 da 36 grammi che non si è avvertita per niente alla spalla, quindi anche merito sicuramente del fucile, che è un'arma solida. La bascula infatti è in acciaio pieno e le canne in questo caso sono appunto di una lunghezza
ideale per questa caccia. In realtà lo sono ancora di più per la caccia nel bosco, ma appunto quando si arriva sulla ferma del cane è una lunghezza perfetta, questa di 63 cm che ho scelto. Lunghezze comunque sia sono variabili, il cacciatore può scegliere da una lunghezza minima di 60 cm fino addirittura ai 76, passando ovviamente per tutte le lunghezze intermedie, quindi 63, 65, 67. E altro aspetto fondamentale sono sicuramente le strozzature che il cacciatore può scegliere, se fisse o intercambiabili, quindi per mezzo degli strozzatori interni. In questo caso le ho scelte fisse con una strozzatura cilindrica in prima canna e 3 stelle per la seconda. Tutto su scelta e su richiesta del cacciatore, come sempre avviene con le armi Fausti. Così come il sistema di scatto, che in questo caso è un monogrillo selettivo, ma per chi lo preferisce c'è sicuramente anche la versione bigrillo. E gli estrattori, come avete visto, sono automatici. I cani hanno ripreso la cerca svalicando questa collina qui sul versante opposto, quindi li raggiungiamo compiendo un ampio giro per tornare poi in quella zona più alta. Bravi. Potevo tentare anche la seconda fucilata, ma erano ancora a tiro, erano 3 starne, ma ho visto il cane che era sulla traiettoria di tiro, quindi sarebbe stato comunque sia un po', sarebbe stato azzardato, quindi torniamo a cercarli. Porta! Bravo!
Il momento della ricarica dell'arma nella caccia con il cane da ferma non è sicuramente uno degli attimi concitati come nelle altre cacce, anzi è quasi un momento in cui ci si gode l'arma e l'azione di caccia appena conclusa. I cani sono gli unici che hanno fretta giustamente di ripartire, quindi sono già ripartiti. Con il fucile aperto sicuramente si nota, abbiamo modo di vedere la chiusura che in questo sovrapposto, come tutti gli altri Fausti, ritroviamo il sistema brevettato proprio dalla casa Fausti, che è il sistema 4-locks, quindi 4 punti di tenuta, 2 internamente ai lati della bascula e 2 invece sulle canne, ovviamente con lo scopo di rendere l'arma più solida e duratura poi nel tempo. Aspettiamo il rientro dei cani e poi ci fermiamo, perché questa bella mattinata volge al termine. È stato un bellissimo ritorno qui in Valle di Fiordimonte e spero che vi siate divertiti anche voi a seguirci in queste azioni che ci hanno dato modo di provare sul campo questo sovrapposto Fausti Silveri, un'arma in cui possiamo arrivare alle conclusioni finali dopo questa giornata che è sicuramente dedicata alla caccia vagante e lo ha dimostrato in tutte le sue caratteristiche, prima fra tutte sicuramente la leggerezza e la velocità di brandeggio, un'arma che resta intorno ai 2,8 kg per il calibro 12, per scendere ovviamente anche di peso nei calibri minori. Non ho avuto modo di provare la seconda canna perché mi sono sempre trovato bene con la stoccata di prima canna. C'è stata l'occasione, a dir la verità, di doppiare il colpo sulle starne, ma non me la sono sentita assolutamente perché c'era il cane sulla traiettoria di tiro e non volevo assolutamente rischiare. Una prudenza che però è stata premiata, perché siamo riusciti comunque sia a ritrovare le starne. Si conclude quindi una giornata sicuramente divertente, piacevole, in cui abbiamo avuto modo di vedere che in questo sovrapposto il compromesso fra l'eleganza e la praticità è stato sicuramente trovato dalle sorelle Fausti.